Buongiorno a tutti, sono Andrea della Sala di AudioGallery, chiedo scusa per la voce. Abbiamo qui con noi Hans-Ole Vitus, proprietario e fondatore della casa danese Vitus Audio, al quale vorrei rivolgere alcune parole per così conoscere meglio lui e la sua azienda. Hans, benvenuto in Italia e ti prego facci un breve excursus sulla storia di Vitus Audio. Hello Hans, welcome to Italy. Please make a brief history of your Vitus Audio. Well, thank you for inviting me here again. I will try to be brief. The company was founded on the 17th of January 1995, but it wasn't until 2003 that we actually had the first product on market. Okay. Between 1995 and 2003 was all R&D into the technologies we're using today. Hans ci dice che la società è stata fondata nel 1995, ma non è stato prima del 2003 che hanno cominciato a produrre qualcosa. Sono stati 8 anni di ricerca e sviluppo particolarmente intensi che hanno portato poi alla creazione di quello che vedremo fra poco. One of the reasons that it took so long is because, like we've just heard from Playback Design, that some of the technologies that we're using wasn't really available at the time. It's going to be a very, very long talk to go into details, but some of the main things that we went into is main technologies is that we don't use any global feedback. That combined with very high speed and very high bandwidth creates its own set of stability issues. Diciamo che la ricerca è stata intensa perché loro non usano la controreazione in alcun modo, ma hanno un'ampiezza di banda molto ampia e anche sono molto veloci, per cui questo richiedeva una tecnologia che all'epoca non era ancora stata ben approfondita. On top of that, there was a lot of the available components at the time that wasn't really able to deliver the performance that we needed to pull the whole thing off. E anche I componenti di cui necessitavano non erano all'altezza del compito, per cui questo causava dei problemi. So just as a brief example, we could say that for the power amplifiers part, one of the main transformers issues when problem components is the transformer itself. Because if the transformer in itself doesn't deliver great performance, what follows after that is secondary. Ad esempio, parlando di amplificazioni finali, chiaramente uno dei componenti più importanti è il trasformatore d'uscita, che deve essere assolutamente al di sopra del mio sospetto, a prescindere da quello che poi c'è dopo di lui. One of the things we did on the transformer side was that we were working with one of the top Danish designers of transformers who spent his whole life designing transformers. At the time when we started to work with him, he was already in the transformer business for more than 50 years. Per cui si sono rivolti al più grande costruttore di trasformatori danese che era nel campo già da 50 anni, aveva passato tutta la sua vita a migliorare il prodotto. Every single aspect of the transformer technology was turned around, twisted and combined in different ways. It was a very, very long procedure and it took us in cooperation about 4 years to actually get to the transformer technology that we're using today. E praticamente senza tagli tecnici ci sono voluti 4 anni per arrivare ad avere I trasformatori di cui avevano bisogno. So the result that we have today is, when the average transformer is simple measures are probably a 1 kilowatt transformer used in a typical power amplifier will probably weigh around 7 kilos. Our transformer is probably twice the size and will weigh about 20 to 25 kilos. Loro praticamente normalmente un trasformatore può pesare 1 chilo per offrire 1 kilowatt, oppure quelli più grandi possono arrivare a 7 kg, loro sono sopra I 20. This also means that in one of the new problems there is in Europe in terms of what's the word?
measures that you have to be compliant to in the European standards is power factor correction, and getting a power factor of about 50% from a normal transformer is not an easy job. However, ours are on spot, which means that we can still use transformers where most of our colleagues are switching to switch mode power supplies, which has a lot of problems. Loro hanno questi trasformatori che chiaramente sono al passo con tutte le normative europee, che offrono anche un'efficienza straordinaria, al punto che mentre tutti i loro competitor stanno passando all'alimentazione switching, loro possono permettersi di continuare a lavorare e rispettare tutte le normative come i trasformatori tradizionali. And just to wrap transformers and switch mode power supplies up, the switch mode power supply is, you can consider a digital component, and it's very noisy, and all that noise will transform into the rest of the analog circuitry, which is not a good thing. E loro non raccomandano l'uso di alimentazione switching perché comunque l'alimentazione switching rende l'amplificatore una sorta di piccolo computer con tutte le conseguenze di rumore che poi si riverberano sulla parte analogica del circuito. Apart from the transformer, very short, we obviously use all discrete components because this gives us the biggest flexibility. We do everything we can in modular design, which, as we also heard before, gives a great opportunity to upgrade the products as we develop. E loro naturalmente usano tutta la componentistica discreta perché questo offre loro una libertà incredibile, e soprattutto, e questa è una delle cose più importanti delle amplificazioni Vitus Audio, loro riescono a renderle, come dire, non vorrei dire eterne, ma quasi, perché sono assolutamente sia gradabili che mantenibili con grande facilità. Apart from the overall technology, one of the things that we take great pride in is that we manufacture everything in-house that's possible, which means today our son from Aloxity Audio is actually doing all the PCB manufacturing, and he's based right next to us. And some of the machines that he has is our property, and it just gives us a very, very good cooperation in terms of closing the circle, so to speak. Loro naturalmente sono molto orgogliosi del fatto che costruiscono tutto quello che è possibile fare internamente in casa, si avvalgono delle capacità del figlio Alexander, che è il titolare della ditta Aloxity, che ha la sede vicino a loro, e questo consente un interscambio anche tecnologico indifferente. Just as one example is when we do a new product and we have the first prototype boards, so we obviously, like everybody else, nothing is absolutely perfect the first time, so we have to do a second spin of the boards. Sometimes we can do that within a week from making the changes to actually having the next revision of the boards. Questo gli consente, per esempio, quando realizzano un'elettronica nuova, di fare il primo prototipo e poi, come tutte le cose che vanno migliorando, loro riescono ad avere le schede e tutto quello che serve nel giro di una settimana, quindi il processo è molto veloce per migliorare il prodotto. Overall, from the company point of view today, we're about 10-11 people. We're divided in engineering, of course. We're into production. Production is the biggest part right now. And of course we have our salespeople as well, and we're still growing, so we're constantly looking for more people. Ora attualmente sono in 11, c'è una parte naturalmente del ricerca e sviluppo dove ci sono i ingegneri, e poi c'è una parte più ampia che è quella invece della realizzazione, ed è la parte che sta crescendo perché si stanno ancora sviluppando. Yeah, what more is there? I mean, we are not changing. We're not the usual company in terms of bringing out new products. Normally in consumer audio, you see products coming out every second year or so. We are very atypical when it comes to that because our typical product lifespan is about 8 years. Loro non sono certo noti per essere un'azienda che introduce continuamente novità nel mercato, perché la vita media dei loro prodotti è di circa 8 anni, quindi loro fanno le cose in cui credono e non necessariamente intervengono ogni anno nella presentazione di nuovi prodotti. Ma volevo chiedere qualcos'altro a Vitus prima di salutarci, e cioè che loro sono attivi anche nel settore digitale, non soltanto l'amplificazione. Uno tenderebbe a pensare che Vitus Audio sia diventata famosa per l'amplificazione, ma fanno anche
sia meccaniche che convertitori di altissimo livello. Hans, you are best known for your amplifiers and preamplifiers, but I know, and we know, that you are active also in the field of digital audio. You make transports, you make DAC. So what's your belief in this field? Well, my belief is that it can be quite a bit of a pain. As we just heard before from playback, standards are constantly changing all the time. So yeah, it's one of those things where you can finish a new development, and before you actually bring the product to market, our standards are changing. The latest thing, I'm sure everybody knows, is MQA, and lots of discussions going around about whether MQA is adding any value to the table or not. So from that perspective, it's a little bit of a pain from our developer and a manufacturing point of view. Dice che riguardo al tema digitale, come abbiamo sentito prima da playback, c'è il problema del continuo cambiamento degli standard, per cui tu finisci di sviluppare un prodotto e c'è il rischio che quando lo inserisci nel mercato questi sia già in qualche modo obsoleto. L'ultimo aspetto di cui ci siamo occupati, di cui si sono occupati, è il MQA, che ancora c'è una diatriba fra vari addetti ai lavori se sia realmente utile, come vada implementato, cioè, per cui questo in qualche modo crea dei problemi per arrivare in tempo sul mercato. I think that we have had a great opportunity to listen to your new mono amplifiers. I personally tested the stereo version and it's awesome. And so please, before we say goodbye, please introduce us to your amplifiers here, your preamp. E sto chiedendo ad Hans se vuole cortesemente parlarci dei finali mono e del preamplificatore che stiamo utilizzando in questo impianto da sogno. Personalmente mi sono occupato della prova d'ascolto del finale stereo, che è eccezionale, e come stiamo ascoltando in questi giorni qui da Mino di Quinzio, la qualità dei mono è davvero stellare, perché stiamo andando questi diffusori a livelli di dettaglio, raffinatezza e potenza veramente inusitati. So please introduce us to your new products. Yeah, so first of all, we have the preamp, which is the SL103. I'm not sure whether you can see it down here. This is the third iteration of our signature line stage. We started with the SL100, then it became the 101, then the 102, and now so it's the fourth generation. And it's again an example of us not just bringing new products out and changing completely the shape, the chassis, and the topology is really the same. It's just improvements over time. That we offer the upgradability as well. Siamo di fronte alla quarta versione di quello che ormai è un classico, che ha iniziato con la Signature Serie 100, poi c'è stato il 101, il 102, adesso siamo alla 103, ma non ci sono stati stravolgimenti né estetici, perché è un amplificatore assolutamente identico, né a livello topologico, e la cosa bella è che possono essere sempre portati all'ultima versione. Questo è il preamplificatore SL103, non so se lo vedete. One word on your preamp and then we say goodbye. Ultima parola sul pre e poi ci salutiamo. Grazie. One word, that's difficult. Well, it's listen to it. I mean, I can talk about the sound and what feelings it will bring out to you, but really, you go and have a listen. You will not regret, or maybe your wallet will. That's a different story. Ci dice Hans che non riesce in due parole a parlare del suo pre, e ci invita ad ascoltarlo e a trarre le nostre conclusioni. Grazie Hans, è stato un piacere e speriamo di rivederci presto. Nice to meet you. Thanks for having me.